Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video per il mese di maggio. Arriva un po' in ritardo perché questa settimana complice anche il compleanno. A proposito, grazie, siete stati tantissimi a farmi gli auguri e qualcuno anche mi ha inviato dei regali, mi ha fatto un grande piacere. Appunto dicevo, questo video arriva un po' in ritardo perché complice il compleanno ho rimandato tutti gli appuntamenti nella prima metà della settimana e quindi non ho avuto modo di lavorare come voglio sui video. Tu sai che sono molto preciso, attento ai dettagli e quindi ho dovuto rimandare un po'. Un'altra cosa, questo tipo di video di solito escono la domenica. Oggi in realtà questo video esce il 25 aprile per un motivo molto semplice, perché domenica dovrebbe uscire lo speciale per i 7000 utenti. Uno speciale che forse sarà un po' più semplice nella grafica, com'è il nuovo corso della Lucerna, ma però appunto avrà la qualità di uno speciale, quindi magari sarà più ampio. Lo vedrai comunque quando uscirà, penso di potercela fare per domenica. Intanto noi andiamo a vedere quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio, mese che ormai è alle porte. Sarebbe il caso ci desse anche un po' di bel tempo. Cronos è meteoropatico, più va avanti con l'età più lo diventa. Speriamo che questo mese di maggio, almeno a livello di tempo, ce lo porti buono. Ti vado a preparare le varianti come sempre faccio in questi video senza introduzione, dove vedi me appunto. Energie ed eventi principali del mese di maggio 2024, quali saranno? Mettiamo anche un oracolo del Woodland Wardens, quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2024. Ok, andiamo ad identificare le varianti. Agata naturale per la prima, pietra del sole per la seconda, occhio di tigre per la terza. Le hai già viste mentre scorrevano i titoli, ma ti do qualche secondo per guardarle meglio. Intanto ti ricordo che maggio 2024 vedrà il debutto dell'ultimo workshop della stagione dedicato ai tarocchi, un workshop molto completo. Puoi trovare le info e il programma sul mio sito www.marcobarzotti.com. ci sono ancora pochissimi posti disponibili. Se sei interessato o interessata puoi mandarmi un messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 388 5776 772. Io credo che tu abbia fatto la tua scelta, te le ripeto: agata naturale, pietra del sole, occhio di tigre. Se non è così, se non hai fatto la tua scelta, stoppa il video magari e vedi quale pietra ti risuona di più. Intanto io parto dalla variante dell'agata naturale. Andiamo a vedere. La porta aperta, lo scoiattolo e l'alloro. Beh, direi che qui si parte alla grande, perché comunque la porta aperta lascia presagire una situazione di netto miglioramento di quella che è la nostra vita. La porta aperta ci dice: guarda, non sei così lontano, così lontana dalla realizzazione. Anche la carta dello scoiattolo e l'alloro ci dice che questo mese di maggio per te potrebbe essere molto produttivo e positivo, in quanto comunque ci dice: hai la capacità di poterla passare questa soglia, hai la capacità di poter forgiare un percorso unico verso la realizzazione dei tuoi desideri. Certo, la strada potrebbe non essere dritta o magari potrebbe non essere facile, ma alla fine il viaggio è gratificante e il traguardo lo è ancora di più. Quindi questo maggio sembra un mese fioriero di sorprese, ricco di sorprese per te che hai scelto la variante della agata naturale. Sorprese che noi ora andremo a vedere con i tarocchi quali saranno nello specifico. Certamente la carta della porta aperta ci può parlare anche di nuovi orizzonti, nuove possibilità, anche un nuovo mood, una nuova forma mentis che comunque
ti permette anche di vivere, di armonizzarti con la tua quotidianità in maniera estremamente forte, estremamente radicata appunto, e quindi anche di goderti il bel viaggio che stai facendo verso la realizzazione. La porta aperta può far pensare anche a quelle che sono magari nuove conoscenze o nuove opportunità. Lo scoiattolo e l'alloro può far pensare anche a quelli che sono piccoli traguardi che motivano ancora di più a raggiungere i grandi traguardi. Insomma, poco da girarci intorno, sembra che per te maggio sia un mese molto bello. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'agata naturale, cosa porta questo mese di maggio, quali energie e quali eventi principali. Per te che hai scelto la variante dell'agata naturale, il re di bastoni, vedi, è l'esercizio del potere personale fondamentalmente. Può essere anche una persona che questo mese ti starà particolarmente vicino, di solito è un amico, un consigliere, un familiare a cui siamo particolarmente legati, una persona che per te rappresenta comunque l'emblema del radicamento, l'emblema della forza, l'appoggio, la persona su cui puoi contare. Il re di spade, il fante di denari, il 9 di denari, il 2 di coppe. Beh, direi che abbiamo fatto l'unplane qua, veramente. Sono tutte carte molto belle, non deve spaventarti la presenza di un re di spade. Certo, magari accanto a un fante di denari può far pensare a 2 prime settimane movimentate anche a livello di gestione di risorse o gestione del lavoro, o magari anche fare attenzione a quelle che possono essere comunicazioni inerenti pagamenti, multe, o tutto ciò che riguarda comunque la gestione sia di ciò che rappresenta la quotidianità, appunto dalle bollette fino alle spese in generale della vita, ma anche potrebbe rappresentare situazioni di natura commerciale, legale, amministrativa, eccetera. Forse queste 2 prime settimane è un periodo nel quale viene assorbito o assorbita un po' di più dalle incombenze lavorative e dalle incombenze quotidiane di natura molto pratica. Però poi le altre 2 settimane in realtà, come vedi, vanno increscendo. Alla fine un 2 di coppe che è carta di amore ma anche carta di festeggiamento. Vediamo un pochino. L'8 di spade, buona carta anche questa, tutto sommato. La luna, il 6 di spade. Io amo tantissimo il 6 di spade perché è la carta di chi vuol spaziare, vuole andare oltre, vuole conoscere il mondo. Regina di bastoni. Abbiamo aperto con un re di bastoni, chiudiamo con una regina di bastoni. Sì, ok, un cartomante un pochino più canonico ti potrebbe dire tu sei un uomo, incontrerai un bel donnino, o viceversa potrebbe dirti tu hai comunque la determinazione, anche se sei donna, a esercitare il tuo potere personale, incontrerai un bell'omino che magari ti risuona a livello empatico, ok, e ci sta. Per qualcuno del resto c'è un 2 di coppe sopra, potrebbe esserci veramente un incontro importante, soprattutto con una regina di bastoni in ambito di studio, di formazione, di lavoro, o magari quell'hobby dove comunque devi affrontare un percorso, una preparazione, magari ti iscrivi al corso di tarocchi di Cronos se trovi marito o moglie. Comunque, detto questo, io preferirei vedere qua i tuoi 2 lati della personalità, quello razionale e quello intuitivo, per convenzione maschile e femminile, che questo mese troveranno la loro unione perfetta. Questo mi piace di più come interpretazione, perché comunque tu mi parti con una carta di re di bastoni radicato, radicata nelle sue certezze, nelle sue convinzioni, nel suo potere personale, nella propria scala di valori, ma mi chiudi con la regina di bastoni, di solito una persona che non solo insegna agli altri, non solo tramanda un qualcosa, non solo si fa latrice di un messaggio che può rasentare, scusami, le varie aree della vita, dall'amore al lavoro, allo studio, all'hobby, a quello che ti pare,
ma diventa anche colei che apprende fondamentalmente, che integra in un certo senso. Ora, se mi chiudi il maggio con un'esplosione di bellezza, di curiosità, di voglia di scoprire e di scoprirti, di voglia di conoscere, me lo apri in realtà forse in maniera un po' conflittuale, magari con te stesso, con te stessa, magari proprio con un concetto legato all'influenza o all'autorità che qualcuno può voler esercitare su di te. Per esempio un padre, per esempio un marito, per esempio un datore di lavoro, per esempio un amico, per esempio in generale il re di spade mi rappresenta un uomo, in rari casi può essere anche una donna con marcate qualità mascoline, anche caratteriali, non solo fisiche, oppure appunto come ti ho detto può essere un qualcosa di burocratico o di commerciale o legale da risolvere. Ma voglio dirti di più, con un fante di denari può rappresentare anche la ripresa di contatti con qualcuno che comunque, vedi, ti ha dato un po' di freddezza, un po' di... Il re di spade è sempre molto... non è freddo, però è ligio a quello che dice, a quello che fa, a quello che è. A suo modo è anche un creativo. Quest'otto di spade mi viene a sbloccare una situazione legata appunto alla gestione di un qualcosa di estremamente univoco, quindi che non si apre ad altre interpretazioni, quindi o è una persona estremamente razionale o è appunto un qualcosa di commerciale o legale che magari nelle prime 2 settimane ti fa penare un po', un sovraccarico di lavoro, una persona che è estremamente glaciale nei rapporti umani, una situazione dove non tolleri un po' di essere sotto al ricatto morale, non mi veniva la parola, di qualcuno, o magari una situazione nella quale forse c'è un po' di maretta con la persona che hai accanto. Insomma, sembra che queste 2 prime settimane ti pesi il lavoro, ti pesi il rapporto sociale, sia nell'amore sia nell'amicizia, ma soprattutto ti pesi un po' la freddezza del mondo attorno a te, un po' come se tu dovessi correre per riuscire a portare un traguardo al suo naturale compimento per poi poterti appunto riposare. Insomma, sono 2 settimane un po' di lotta, un po' di, diciamo, non proprio il top a livello di rapporti con te stesso o con te stessa o con la società che hai intorno, con le persone che hai intorno. Qui si tira a fare, anche magari tralasciando un po' la parte emotiva, ecco, mi viene il termine, e magari mettendola da parte, appunto dicendo ci penserò, vedrò dopo. Quindi queste 2 prime settimane potrebbero rappresentare un momento in cui la fretta di camminare, di fare, di portare a termine le incombenze, di risolvere una questione burocratica pesano un pochino, oppure magari appunto un po' di intolleranza verso persone che tentano di controllarti attraverso quello che può essere una sorta di ricatto morale, oppure magari anche attraverso quello che può essere un vittimismo spiattellato. È il caso della persona che ti scrive per magari chiudere un ciclo fra di voi, rivangando cose del passato e quindi rimettendo in piazza degli irrisolti, eccetera. Insomma, 2 settimane, come la metti, molto conflittuali queste qui, o comunque molto settate sul fare senza preoccuparsi appunto dell'interiorità, di ciò che vogliamo veramente. Un po' un punto di rottura te lo metti qua, quando ti accorgi nella 3ª settimana comunque che tu sia in coppia, che tu sia single, che tu abbia un lavoro, quando ti accorgi che fondamentalmente la battaglia è la tua, un 9 di denari, e decidi di impegnarti su nuove prospettive per quella che è la non solo risoluzione dei conflitti precedenti che possono essersi presentati in queste 2 settimane, ma anche per ritrovare lo slancio di voler vivere pienamente la propria vita attraverso l'esercizio delle scelte dovute al proprio potere personale. Ecco che qui ti si aprono prospettive nuove, ecco che qui potresti aver voglia di viaggiare o potresti addirittura fare un viaggio, ecco che qui potresti scegliere di aprirti a nuove possibilità di vita, nuovi mood, nuovi modelli di pensiero, insomma farti ispirare, lasciarti ispirare per riuscire appunto con questo 2 di coppe e regina di bastoni, chiusura trionfale del mese,
ad avere soddisfazione un po' in tutti i campi, perché poi il 2 di coppe ce la dà in tutti i campi, sia in amore, sia nel lavoro, sia nelle relazioni sociali, e la regina di bastoni ha la tempra imprenditrice sia sul livello lavorativo che imprenditrice delle proprie emozioni, quindi persona che le sa gestire pienamente. Ecco che mi chiudi il mese in modo trionfale. Qui potrebbero arrivare nuove conoscenze, potrebbero arrivare nuove opportunità, potrebbero arrivare spostamenti anche in luoghi che non hai mai visitato, che non vuol dire all'estero, magari, che ne so, scegli di farti il weekend nella regione che non hai mai visto, oppure possono arrivare anche notizie importanti per quanto riguarda possibilità di lavoro, di realizzazione, di vita, ma anche di apprendimento, che comunque ti lasciano a chiusura del mese un senso di soddisfazione e una voglia di festeggiare per quella che vedi comunque essere una via di vita, di realizzazione molto 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 non solo bella ma anche percorribile con estrema facilità, che ti risuona parecchio. Insomma, il mese si spacca un po' in due: un conflitto del passato, un conflitto del presente, una persona del passato, un lavoro incombente, una comunicazione da parte dell'autorità o comunque di ciò che riguarda un'autorità, un po' di sotterfugi, ricattini morali fatti dalle persone attorno a noi, un nostro grande basta, un nostro grande reset, un nostro grande con tutto l'amore del mondo, un nostro gran mi avete rotto i coglioni, detto a queste persone che cercano di fare un po' questi giochetti sporchi, o a queste situazioni che ci gravano addosso. La nostra centratura qua dalla terza settimana, da dopo metà del mese, con la prospettiva non solo di allontanarsi da situazioni pesanti o conflittuali, ma di poterle gestire in maniera diversa e più produttiva. Un mese veramente bello, dove questa porta aperta mi rappresenta una nuova possibilità di vita, soprattutto per quanto riguarda la propria realizzazione, la realizzazione dei propri sogni, attraverso quella che è la mediazione di un 2 di coppe, una regina di bastoni, quindi carte molto positive, ma mi dice appunto questo nuovo portale, questa nuova opportunità che arriva in fondo di accrescere la tua esperienza e di anche viverla in maniera più feconda. Non solo ti fa lasciare, come dice un 6 di spade, dietro di te i problemi, ma ti pone anche dei nuovi obiettivi di vita molto 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 più belli, sui quali poi vai ad investire. Un 9 di denari e un 6 di spade potrebbe essere anche il progetto nel lungo termine di trasferirsi, e qua già potrebbero arrivare le prime idee, i primi spunti, le prime possibilità di poter attuare questo piano nel tempo. Mentre uno scoiattolo e un alloro forse ti fa riferimento a questa parte qua, parte di trattativa, parte di lavoro comunque costante, parte di conflittualità con le persone, o comunque con una persona che già ha fatto parte o sta facendo parte della tua quotidianità. Insomma, un momento nel quale si fa un grande reset in attesa della frase che ho detto prima, me li avete rotti, e si tirano un po' le somme di tutto ciò che ci ha causato pesantezza negli ultimi tempi, per riuscire appunto ad aprirsi non solo ad un nuovo progetto di vita, ma proprio ad un nuovo stile di vita che contempli di più l'esercizio del proprio potere personale. Un bel maggio per te, veramente bello. Ora ti chiedo di porre una domanda mentalmente al nostro libro delle risposte dell'oracolo. Pensa ad una domanda, qualsiasi domanda, può riguardare l'amore, il lavoro, quello che ti pare. Se agisci ora avrai successo. Vedi, anche il libro delle risposte dell'oracolo ti invita al movimento, ti invita alla rapidità, ti invita a passare sopra le situazioni conflittuali e a dire ok, mi butto, mi fiondo in un qualcosa che mi risuona completamente. Può essere anche un nuovo amore, una nuova situazione di vita, un nuovo progetto. Però vedi, anche il libro ti dice che questo maggio per te sarà il mese del fare, non tanto come la prima parte del mese ci dice per una legge o per un dogma che comunque grava sul tuo percorso di vita, ma per te stesso, per te stessa. Un mese bellissimo,
Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante 2, andiamo a vedere anche per te che cosa porta questo mese di maggio 2024, energie ed eventi principali, la porta del cielo, il serpente e la felce. Allora, sono due carte molto positive. La carta del serpente e la felce in particolare ci dice che è il momento di lasciare indietro la vecchia scorza, la vecchia pelle, un po' come fanno i serpenti. È il momento della rinascita, è la primavera vera e propria. La carta della porta del cielo invece è una delle più positive del mazzo dell'oracolo delle porte. Di solito indica l'acquisizione di una maggiore consapevolezza nella propria vita e quindi anche un cambiamento che porta a una sensibile miglioria. Probabilmente ci sarà un evento in particolare o ci sarà un momento in particolare che permetterà al consultante di aprire gli occhi su una determinata questione e capire fino in fondo un problema che lo assilla o la assilla, in particolare se la domanda riguarda un problema specifico, ci diceva il manualetto. In caso di domanda generale, quindi di previsioni generali, la carta ci dice che comunque siamo pronti per affrontare un mutamento molto forte, concetto ribadito dalla carta del serpente e della felce. Si tratta di una fase molto positiva, magari anche inattesa, che potrebbe nel tempo superare persino le nostre stesse aspettative. C'è una presenza, qua ci dice un angelo che è armato a guardia di un portale, ci avverte che prima di giungere all'agoniata meta comunque dovremo superare una prova. Che tipo di prova può essere questa? Può essere magari il dover capire che una situazione si è conclusa, che una fase della vita si è conclusa, che magari forse dobbiamo lavorare un pochino su alcuni aspetti del nostro carattere e via dicendo. Ma comunque la ricompensa è molto preziosa, proprio perché questo mese di maggio la rinascita non sarà casuale. Sì, magari la presa di coscienza, come dice il manualetto, sarà in attesa, ma poi sarà tutto frutto del tuo lavoro, ci dice la carta appunto. Può essere anche una carta che parla di nuove possibilità che vengono a stimolare la nostra voglia di rinascita. Insomma, sembra un mese di maggio estremamente proficuo anche per te della seconda variante. Andiamo a vedere con le carte dei tarocchi dorati dei Visconti. Per te che hai scelto la variante della pietra del sole, quali energie e quali eventi principali per questo maggio 2024? Il diavolo. Non devi vedere la carta del diavolo come una carta così negativa. È vero, può indicare la passione estremizzata, in alcuni casi può indicare le nostre paure, quelle che prendono corpo, un po' come già questo guardiano ci diceva, magari rendersi conto del fatto che sì, stiamo attendendo a una rinascita in un campo della vita oppure nella vita in generale, ma proprio perché ci apprestiamo a superare un portale allegorico, le nostre paure ci si presentano a dirci no, stai con noi, è più sicuro. Col cazzo andiamo a rispondere, io vado avanti. Il diavolo però può rappresentare anche l'entrata di denaro, una vincita, mi raccomando, gioca con criterio, può rappresentare una passione improvvisa, può rappresentare una vita creativa che finalmente risponde un po' a quella che è la nostra voglia di fare, di metterci in gioco, ma con le nostre regole. Insomma, non vedere sempre la carta del diavolo così negativa, non lo è affatto. O perlomeno dipende dal contesto, ma qui si tratta dell'energia generale. Il 10 di bastoni, ottima direi. Il Papa. Il 4 di denari. Il Matto. Beh sì, la sfida è molto grande effettivamente, però come vedi alla fine c'è un dono immenso. Prima di andare avanti voglio farti notare una cosa.
Allora, qui abbiamo una carta di diavolo che rappresenta l'estrema creatività, ma comunque sempre per certi versi ingabbiata, veicolata attraverso quelle che sono delle strutture che magari al momento funzionano, non ti dico che siano, non guardare sempre anche alle sovrastrutture come un qualcosa di limitante, magari sono quelle che ti hanno permesso di arrivare indenne fino a questo momento del tuo cammino di vita. Il matto ha la stessa scintilla creativa, ma non ha le strutture. E infatti il tema del dogma, delle strutture, qua ritorna col Papa. Qui potrebbe essere anche la risoluzione di un conflitto in famiglia che dura da tempo, o comunque il riuscire a mettere le cose in chiaro all'interno di una famiglia, che poi sia la tua di origine o quella che ti sei formato o formata. Comunque vedi, qua c'è un 4 di denari. Il 4 di denari è una carta di stabilità, ma è anche una carta della persona che non guarda in faccia a nessuno, fondamentalmente. Si dice che spesso è la carta dell'avarizia di sentimenti, ma lavorandoci un po' sopra, anche a livello concettuale, potremmo parlare di una carta che forse si mostra insensibile di fronte a quello che è il dogma di altre persone, che magari fino ad oggi è pesato. Questo matto viene a sdoganarsi un po' da questo gioco mentale fondamentalmente fatto di limitazioni o autolimitazioni, frutto di un ambiente che tende un po' a reprimere. Può essere l'ambiente della coppia, l'ambiente lavorativo o, nella maggioranza dei casi, per la presenza di un Papa, l'ambiente della famiglia, ma potrebbe essere anche una figura incombente, l'ex che non si è mai scordato, che non si è mai scordata. Questo 10 di bastoni parla del fatto che comunque non riusciamo a staccarci mai veramente da una situazione, da una persona, e questo Papa può parlare del fatto che comunque per noi la realizzazione massima è rimasta in quel periodo lì al quale con la mente torniamo sempre. Il 4 di denari ci dice fotte sega, io voglio andare avanti, e il matto alla fine si riprende la sua libertà. È una bellissima lettura anche questa. Qui soprattutto, ti ripeto, per problemi inerenti coppie, rapporti con ex o famiglia, è una lettura veramente straordinaria. Confermo che probabilmente qua la cosa principale è legata a quella che è la gestione della famiglia attuale o di origine, oppure la gestione del retaggio culturale lasciato da una famiglia che magari non è stata proprio facile da gestire. Accipicchia, Papa e Sole. Per alcuni questo retaggio culturale potrebbe essersi poi riversato nei rapporti di coppia o addirittura anche nei rapporti di lavoro. Per esempio, una famiglia che ha spinto perché tu facessi un certo percorso di vita, magari sì, da una parte può averti creato una situazione di stabilità nella vita perché poi magari ti ha fruttato, ma non può averti dato la felicità, perché magari la tua realizzazione l'avresti trovata in un altro cammino di vita. Qui ci può essere anche un dogma alla luce di una convinzione fatta da un familiare che in un certo modo si riappella alla storia, si è sempre fatto così, si è sempre detto così, si è sempre, che però diventa conflittuale e quindi diventa da gestire, quindi magari problemi relativi con parenti, fratelli, zii, nipoti, eccetera eccetera, non solo in famiglia stretta ma anche concetto allargato di famiglia, dove magari appunto appellandosi a quello che è successo 20-30 anni fa si dice sei sempre fatto così, sei sempre stato così, e si continua a rivangare. Quindi può esserci anche un deciso stacco da una situazione problematica creata all'interno di una situazione familiare dove comunque permangono certi atteggiamenti problematici che hanno causato fratture importanti nel tempo. Il 9 di coppe, poi alla fine si diventa, appunto si sceglie di staccare la spina.
il 7 di spade. Allora, ragioniamo un po' su questo 7 di spade, magari lo apriamo. Il 7 di spade è una carta terribile per i rapporti umani, perché rappresenta il pettegolezzo, rappresenta come si dice, la persona che comunque ha bisogno d'amore costante, quindi il bisogno di attenzione, all'ansia affettiva, eccetera, eccetera. Tuttavia, per quanto riguarda il lavoro su di sé e il lavoro in generale nella vita, quindi sia la proprio radicamento caratteriale, sia proprio radicamento materiale, è una delle carte migliori del mazzo. Ora, cosa ci va a dire questa situazione? Che qui tu prenderai le distanze da quella che è una situazione in particolare legata alle tue origini, alla tua coppia, alla tua famiglia, alle persone che comunque hanno contribuito a fare la tua formazione caratteriale e anche la tua idea di rapporti sociali, e ritroverai la centratura su te stesso, su te stessa. Questo ti permetterà con un matto di tornare a vedere con gli occhi di un fanciullo, fondamentalmente, quindi di una persona che di strutture non ne ha. Ed ecco perché questo sarà il mese della libertà per te, la rinascita del serpente e della fece. Il serpente fondamentalmente cosa fa? Si spoglia della vecchia pelle, quindi qua tu lasci le sovrastrutture, i ricatti morali, le richieste di attenzioni conflittuali della persona che magari ti punta il dito addosso per accusarti, quando in realtà sta solo chiedendo attenzione, sta solo elemosinando attenzione. Qua tu te le lasci alle spalle. Anche a livello lavorativo non sembra un brutto mese, perché nonostante qua ci sia la possibilità di avere con 2-10 la chiusura di un periodo conflittuale o di un periodo di difficoltà, con un papa, un 4 di denari e un matto, probabilmente qui ci si avvia verso il benessere anche materiale. Non ti dico che questo mese andrai a trovare il lavoro dei tuoi sogni, o il lavoro che stai facendo diventerà il lavoro dei tuoi sogni, ma ti dico che questo mese potresti gettare le basi per poi costruirlo o trovarlo, questo lavoro dei tuoi sogni, anche perché ti liberi un po' da quelle che sono le catene delle costrizioni messe dagli altri, attraverso magari quella che è appunto la formazione all'interno di un nucleo familiare, o comunque di una situazione che ti ha pesantemente influenzato a livello caratteriale. Questo mese ridai anche la gratifica a te stesso, ti gratifichi, ti autocompiaci della tua libertà, e quindi anche ti radichi maggiormente in quella che è la quotidianità, premiandoti, mi viene da dire, anche con il discorso lavorativo, non solo affettivo, poi ne parleremo dopo, ma addirittura facendoti spuntare nuove possibilità e nuove idee che nel tempo poi vanno a concretizzarsi. Un papa e un matto con un 4 di denari possono significare anche l'ingresso di denaro sempre da parte di situazioni legate alla famiglia, quindi dalla eredità, dai lasciti, dai prestiti fatti dalla famiglia, intendo, dall'alienazione di beni, da quello che è il frutto magari di investimenti fatti in passato, eccetera. Qua può arrivare benissimo. Il matto, così come il diavolo, rappresenta anche un'entrata di denaro. Veniamo all'amore, un mese nel quale forse ti stanchi un po' dell'amore che si basa sui giochetti, si basa sui piccoli ricatti, si basa sulla richiesta di attenzione. Anche questo mese scegli di spaccare la noia in 4 con questo 4 di denari, per magari vivertelo in maniera più libera, più bella, più completa, anche se questo dovesse costarti conflittualità. La conflittualità anche qui può essere con l'attuale partner, se c'è, oppure di nuovo con questi tuoi dogmi, con queste tue autolimitazioni imposte appunto dall'ambiente dove sei cresciuto o cresciuta. Insomma, un mese dove metti in moto una grande rinascita che ti porta nel tempo a rivedere il mondo con gli occhi di un fanciullo. È molto bello questo mese di maggio, e quindi dai forza, perché per te rappresenta veramente una primavera dell'anima. Ti chiedo di porre una domanda al nostro libro delle risposte dell'oracolo. Può riguardare qualsiasi campo, amore, lavoro, vita in generale, quello che vuoi.
Vediamo un pochino che cosa ti risponde. Pensa alla tua domanda. Cambia prospettiva. Allora, il cambiare prospettiva probabilmente ci viene dal fatto che questo mese veramente ti renderai conto di come puoi cambiare prospettiva su quello che è un qualcosa di radicato in te, al punto da essere rappresentato da un papa e un sole. Certo, sono due carte molto positive, ma rappresentano comunque un corso delle cose che spesso percepiamo come legge e quindi come autoritas fondamentalmente, che ci viene appunto anche, volenti o nolenti, ad indirizzare verso delle prospettive che questo mese fondamentalmente andiamo un po' a spezzare, andiamo un po' a rompere le catene. Quindi magari, come ti dicevo prima, qui puoi aver chiesto: tornerà lui o lei? Qui ti dicono: è inutile che stai attaccato, attaccata a questa foto sbiadita di un tempo che fu, devi andare avanti, devi darti nuove possibilità, devi scegliere di vivere con quella che è la consapevolezza del fatto che hai ancora tanto da darti e da dare e anche da ricevere. Ecco che magari a livello conflittuale con te stesso, con te stessa, con le tue aspettative, appunto viziate un pochino da quello che può essere il condizionamento di fattori esterni, forse certe scelte per rinascere, la famosa prova che ti diceva qua, non le fai tanto a cuor leggero, però comunque ti dice anche il libro: falle, perché comunque cambiando prospettiva, riprendendoti la gioia di vivere nella sua semplice, schietta bellezza, tu puoi ambire non solo a vivere meglio, ma anche a realizzarti pienamente in ogni campo della vita. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Benvenuto o benvenuta a variante 3. Andiamo a vedere anche per te che hai scelto l'occhio di tigre quali energie e quali eventi principali per il mese di maggio 2024. La porta del fuoco, l'orso e il cedro. Beh, un mese strong per te, perché comunque l'orso e il cedro parla della leadership, ovvero di quelle qualità che puoi esercitare per far girare le cose secondo il tuo metro. Insomma, un mese nel quale comunque sembra che tu vada ad importi sul corso delle cose per riuscire a dare un verso alle esperienze della vita, amore, lavoro, crescita personale, quello che vuoi, secondo quella che è la tua volontà. Insomma, un mese nel quale forse devi anche misurarti con le persone attorno a te, magari scelte diverse, magari direzioni diverse, che poi vanno a cozzare con le scelte e con le direzioni che intendi dare alla tua vita, e quindi magari potrebbe essere un mese dove la lotta non si risparmia, dove bisogna misurarci con gli altri, o forse anche un mese dove potrebbero uscire situazioni che mettono alla prova la tua tenuta, magari persone che ti invidiano, magari persone che ti contestano, ma qui viene detto: scrollati tutto di dosso, fai un gran respiro, ricordati che comunque sei l'orso, sei una figura che non ha paura di niente, che va avanti indomito per la sua strada, perché ha tutte le qualità per riuscire a raggiungere i traguardi che si è posto o si è posta. Un periodo di grande attività, di grandi passioni, in positivo la passione che si esprime nelle cose che ci piace fare, nell'amore, nella vita in generale, in negativo i momenti di ira, i momenti, quindi un periodo appunto di grande passione ci assorbe completamente, magari all'inizio di un nuovo amore particolarmente intenso o un lavoro molto creativo che ci appassiona, un progetto su cui concentriamo tutte le nostre energie che al momento ci sembrano inesauribili. La carta può anche indicare una persona, in particolare i segni di fuoco, quindi magari sei un segno di fuoco o magari hai a che fare o avrai a che fare con qualcuno che è segno di fuoco, e può darci informazioni sul carattere di questa persona, qualcuno di focoso che entra nella nostra vita o che è nella nostra vita, una persona dal temperamento ardente, passionale, impetuoso e quindi anche affascinante. Ma ti ripeto, possono essere anche le tue qualità. Questo mese di maggio puoi tirar fuori una grinta da vero leader, da vera leader. La carta può anche indicare un cambiamento radicale nella vita del consultante, che come in una prova di iniziazione potrebbe
ritrovarsi a dover attraversare una soglia, mi viene da dire anche una sorta di portale di fuoco per iniziare una nuova vita. È l'esercizio della volontà portato al massimo livello, o la passione che ti assorbe completamente. Insomma, sembra un mese di maggio veramente niente male, eh? Andiamo a vedere col mazzo dei tarocchi dorati dei Visconti, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, quali energie, quali eventi principali per questo mese di maggio 2024? Il 9 di coppe, mi sa che qui l'amore potrebbe farla da padrone, eh? Vediamo un po'. 3 di denari, messaggi. La temperanza, feeling, passaggio di frontiera, nuove prospettive, arte. Non è male, dai. Il bagattello. Il 3 di coppe, ci picchia, che mesone, che mesone, che mesone. Bello, bello, bello. Partiamo da questo e poi magari facciamo il chiarimento. La prima parte, come vedi, è un 3 di denari. Di nuovo torniamo, come in una delle varianti precedenti, ad avere una prima settimana febbrile, impegni, messaggi, conoscenze, grinta, parlare, confrontarsi, piccoli appuntamenti, insomma c'è del fare. Amplia sempre il tempo, prima settimana può voler dire anche primi 10 giorni, comunque sempre l'inizio di maggio, dove comunque potresti avere anche degli incontri, degli appuntamenti legati al lavoro, legati all'amicizia, legati alla passione che hai per qualcosa, insomma piccoli viaggi, piccoli spostamenti, parlare, confrontarsi, anche nuove idee, insomma un fermento emotivo e culturale veramente forte che si esprime poi in questa temperanza. Si guarda sempre la temperanza come una carta di fermezza, si dice bisogna aspettare, ma perché? Perché è una gestazione. La temperanza è la carta di chi fa arte, è la carta di chi si pone l'obiettivo di travalicare una frontiera, ma è anche la carta del guardiano, la carta di quell'energia che guida la tua vita. Ed ecco che questo mese di maggio alacremente e con costanza lavori al tuo nuovo inizio. Nuovo inizio dove? In amore? Sembrerebbero dire di sì queste carte, magari con qualcuno che fa già parte della tua vita e con cui comunque c'è già un sentirsi o addirittura un incontrarsi, e quindi sblocchi un po' questo 9 di coppe, o magari con una nuova conoscenza che aspetti da tempo nella tua vita. Il 3 di coppe non ci dice che alla fine del mese in amore avrai una storia concreta, eccetera, così come non ci dice, se già la storia ce l'hai, che filerà tutto liscio, ma ci parla della tua soddisfazione, qualunque sia il grado di interazione con gli altri a livello emotivo. Comunque è un mese che ti lascia buone prospettive, buone possibilità, e se sei single anche, soprattutto nella terza settimana, una buona possibilità attraverso una nuova conoscenza o comunque l'arrivo di un qualcuno che attendi da tempo. Non ci vedo tanto il ritorno, ma ci vedo tanto una persona che può corrispondere alle aspettative che ti sei fatto o fatta in amore. Comunque finisce con un tripudio di gioia. Il 3 di coppe è il festeggiamento, in alcuni casi a una domanda specifica può essere addirittura il matrimonio, quindi comunque qua può parlare proprio di una fusione animica perfetta, o fra le due parti di te, razionale e intuitiva, oppure fra due persone che si trovano o ritrovano a sposare un cammino di vita che li unisce come intento, come fine, appunto. Insomma, un mese nel quale a livello diciamo interiore sembri partire in modo molto animato, con molta voglia di fare, ma poi ti godi anche tu il viaggio, un po' come era già la prima variante. Nella prima variante era come consiglio, qui invece il consiglio lo stai già attuando, non hai bisogno che ti venga dato. Stessa cosa riguarda il lavoro, anche qua, soprattutto se lavori in campo artistico, creativo, comunicativo, make-up, abbigliamento, tutto ciò che riguarda la cura della persona, tutto ciò che riguarda la comunicazione, grafica, design,
insomma in particolare se hai lavori o progetti legati a questo, anche qui c'è un nuovo inizio, c'è una soddisfazione finale, c'è comunque un mettere in moto un qualcosa che ti va a gratificare nel profondo. In generale anche le tue energie le vedo belle, dopo un periodo di attesa, dopo un periodo nel quale puoi anche aver chiesto all'universo, finalmente qua arriva il momento del confronto con quello che tu hai chiesto. Ed il portale di fuoco qua ti dice: hai chiesto questo, volevi questo, ambivi questo, bene, dimostra che lo volevi veramente, gioisci, perché comunque qua ti è data l'opportunità di costruire. Dire che in questo mese ti cambia la vita forse è esagerato, ma dire che questo mese hai grandi prospettive un po' in tutti gli ambiti della vita, beh, questo corrisponde al vero. Andiamo a mettere anche le carte di chiarimento. Il carro ti conferma una prima settimana dove almeno uno o più appuntamenti sono comunque importanti per te. Il carro, allora è vero, è l'allegoria del viaggio interiore, ma anche carta di viaggio, di spostamento per lavoro come per amore, per amicizia. Beh, qui potrebbe essere la maggioranza, non dico per tutti, ma potrebbe veramente fare un viaggio a livello fisico, per altri sarà l'inizio di un viaggio a livello interiore. Il fante di spade, forse carta sempre un po' difficoltosa, però rappresenta il gran pensare, rappresenta le notizie attese, non solo dalle persone ma anche dal destino. Ti ho detto prima, è tanto che chiedi che questa cosa prenda una direzione, ok, finalmente c'è, è tanto che pensi di avviare questo progetto, ok, finalmente c'è, è tanto che pensi di incontrare questa persona, ok, finalmente c'è. Ragazzi, bagatto e 10 di coppe. Sì, qui è più l'amore, dai. Il 5 di bastoni. Allora, l'unica carta un po' in dissonanza qua potrebbe essere questo 5 di bastoni. Tuttavia, come penso tu abbia capito, io di solito metto 4 carte che rappresentano la direzione e altre 4, nel caso degli interattivi normali sono solo 3, che rappresentano la specifica. Ora, è vero che il 5 di bastoni è una carta di conflittualità con le persone attorno a noi, però anche una carta di trionfo, di vittoria, forse una vittoria sudata, una vittoria che ci ha fatto aspettare, però la direzione gliela dà un 3 di coppe, che invece è proprio la carta della vittoria. Quindi è un po' come se questo mese la prova di cui parla questa carta sarebbe proprio il dire: ok, qui ti rendi conto che finalmente sei a pochi metri dal traguardo, mantieni la scentratura, mantieni la tua leadership, mantieni il tuo carattere, perché questa cosa potrebbe anche forse spiazzarti un pochino. È tipico quando facciamo lunghi percorsi di attesa. L'esempio più classico è quando magari abbiamo un contratto in scadenza, una causa legale, quando arriviamo a pochi giorni dalla risoluzione di una situazione particolarmente gravosa a livello di non solo di energie fisiche ma anche energie soprattutto psicologiche, il pensare molto a un qualcosa che attendiamo da tempo, è chiaro che veniamo un po' destabilizzati, perché è vero che tu, ho detto prima, ti stai godendo il viaggio, però forse ci hai fatto un po' l'abitudine a goderti il viaggio e quindi magari il traguardo, la fine di questo viaggio che comunque ti sta piacendo, forse non vorresti mai vederla, perché comunque alla fine hai paura di non essere pronto, di non essere pronta. È il classico caso di chi magari ha chiuso una relazione, si vuole aprire a un'altra relazione, però poi quando è il momento di fare il passo non lo fa. Oppure il classico caso di chi dice ma io se potessi cambierei lavoro, farei, poi ti capita l'occasione dove e dici sì, ma in realtà sai, forse è meglio se sto buono, sto buona. Qui ti dice alla fine tu ti renderai conto di una cosa che per te può rappresentare una grande sfida, ma dipende dal punto di vista con cui la
guardi può rappresentare anche una rivelazione importante, ovvero ti rendi conto di avere le qualità del leader, come diceva questa carta qua, e di avere in potenza una grande possibilità di rinascita che però ti costa appunto prendere coscienza del fatto che hai le qualità del leader, ovvero qui ti viene detto, ti si aprono le possibilità che hai sempre chiesto. Le hai desiderate veramente? Bene, ora vediamo se le hai desiderate veramente. Bisogna fare attenzione quando si chiede all'universo. Quando si chiede all'universo bisogna chiedere con consapevolezza, perché l'universo ascolta sempre. Poi puoi chiamarlo universo, puoi chiamarlo Dio, puoi chiamarli dei, puoi chiamarlo come ti pare. Ma quando tu chiedi, soprattutto quando chiedi con convinzione, bisogna fare attenzione perché l'universo ti ascolta e magari non subito ma ti dà. Il problema è che magari tu hai chiesto sull'onda dell'euforia, magari hai chiesto sull'onda del risentimento per un qualcosa di precedente, magari hai chiesto sull'onda della voglia di compensare un momento. L'universo ti dice: io ti ho ascoltato, eccoti la tua possibilità, dimostrami ora che la volevi veramente. Quindi qua c'è un'attesa che viene premiata, anche se non è maggio, sarà giugno, comunque a breve verrà premiata. E quindi qui bisognerà poi cominciare a rimboccarsi le maniche per mantenerla questa situazione. L'esempio più classico qua parlava di progetti che possono nascere a livello artistico, mi viene da dire, con una temperanza, ma anche a livello di scrittura, con un fante di spade, oppure a livello di internet, anche sempre con un fante di spade. Insomma, o magari appunto il riaffacciarsi di qualcuno che attendiamo da tempo. Ok, l'evento in sé avviene. Come lo gestisci? Come riesci a gestire questo momento di frattura fra un prima fatto di attesa e un dopo fatto di dover fare, di dover mettere sul piatto della bilancia la propria convinzione, la propria determinazione? È questo un po', diciamo, l'aspetto, non voglio dire negativo, ma comunque iniziatico di questo mese. Questo mese prenderai coscienza del fatto che sì, si può chiedere, si può attendere che la richiesta arrivi, ma poi dal momento in cui la richiesta viene esaudita non si può fermare la propria vita, non si può fermarsi, non si può dire ok, è successo, lui, lei è tornato, è tornata, questo progetto è avviato, ora è il momento di fare, ora è il momento di andare avanti, ora è il momento di porsi altri obiettivi sensibili verso quello che abbiamo richiesto, ma comunque è il momento di gustarsi la vittoria, fare una bella festa e poi ripartire per il nostro percorso. Ed ecco che questo mese di maggio tu vai a fare il punto su un qualcosa, soprattutto con progetti di vita, ti ripeto, legati all'arte, al comunicare, a internet, oppure magari anche a un nuovo lavoro dove comunque ti senti più gratificato, più gratificata, o anche a una nuova conoscenza in grado di gratificarti di più, o magari ad una persona che volevi riuscisse a vederti, a gratificarti in maniera diversa. Sicuramente ti sposterai nella prima metà del mese, avrai comunque degli incontri per lavoro, per amore, per amicizia. Ok, tutto si dirige verso ciò che tu hai come aspettativa di vita. Prendine atto, godi, però poi non fermarti, perché se ti fermi sei la sola ed unica causa della tua non realizzazione in tempi lunghi. Invece tu questo mese dovrai mettere in saccoccia la vittoria, farne tesoro e andare avanti con ancora più determinazione di prima. Tira fuori le tue qualità di leadership, ti dice la carta dell'orso. Le risposte dell'oracolo risponderà ad una tua domanda, quindi pensa ad una domanda, amore, lavoro, vita in generale, quello che vuoi. Vediamo che cosa ti dice. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. È urgente trovare una soluzione. Allora, non so, la domanda può essere l'amore, può essere il lavoro, può essere quello che ti pare, cioè quello che ti dice è un po' quello che ti dicevano anche queste carte. Questo mese la soluzione verrà trovata e quindi verrà fissato un punto. È un po' quello che ti dicevo prima, dal quale ripartire. Però forse in realtà qua ci sta dicendo tu magari
la risoluzione alla domanda che hai posto, che può essere anche un semplice troverò l'amore, magari già ce l'hai la possibilità di trovarlo, di trovarla, magari sei tu che ancora non vuoi esercitare queste tue qualità di leader, queste tue qualità di seduttore, di seduttrice. È urgente trovare una soluzione, ovvero è urgente focalizzare le tue qualità, la tua tempra, la tua capacità di essere comunque un punto fermo per la tua vita, per i tuoi sogni, e a quel punto ripartire. Come vedi, ha sintetizzato in maniera impeccabile la lettura. L'ultima cosa che c'è da dire mi viene a mente ora, lo sai, ogni tanto Cronos ormai a 50 anni, la senilità inizia ad avanzare, per alcuni qui potrebbero esserci confronti all'interno della famiglia con figli o genitori figli o comunque generazionali. Anche in questo caso può trattarsi di un punto da mettere su una situazione che comunque perdura da tempo e dal quale poi ripartire. Con questo io ti ho detto tutto, ti ringrazio per aver visto questa variante, mi scuso per aver fatto attendere questo video, ma i festeggiamenti per il compleanno si sono protratti e poi c'è stato un sacco di cose da fare, il lavoro, insomma è stata una settimana molto produttiva, molto bella, purtroppo a discapito della pubblicazione del mercoledì del video, che non hanno giorni canonici, però tendo sempre a pubblicare un video a metà settimana. Ti auguro un buon 25 aprile, noi ci vediamo per il prossimo video che dovrebbe essere quello dello speciale. Comunque arriverà, abbi fede. Ciao!